Live. Benvenuti, ben trovati, ben trovate soprattutto naturalmente. Oggi abbiamo la possibilità di ragionare, di scoprire, anche se poi il film del quale stiamo per parlare è un film che già nel titolo evoca un mondo, evoca un immaginario, evoca una storia familiare. Il film è The Rossellinis e abbiamo con noi per parlarne proprio il regista del film, che è Alessandro Rossellini. Ciao Alessandro. Grazie tantissimo per avermi, che bello. Ciao. No, siamo Ciao. noi molto contenti che tu possa essere con noi, perché il film, che sta avendo una vita all'interno dei festival, che poi in questo anno di pandemia sono le tante sale, i tanti schermi che si illuminano e che portano il tuo lavoro e anche quello dei tuoi colleghi agli occhi degli spettatori, quindi agli occhi di chi poi è destinato a un lavoro. Il tuo film è, volendo usare una frase molto semplice, un ritratto di famiglia in interni e in esterni, una famiglia che non è una famiglia qualunque, una famiglia molto importante per la storia del cinema e anche per la storia del costume, e tu saggiamente lavori su due piani, però c'è poi anche, ce n'è almeno altri tre, mi verrebbe voglia di dire, di piani narrativi sui quali, o forse anche quattro, nei quali tu ti muovi. Per cui è una ricerca molto attenta, molto affettuosa, molto affettiva, e nello stesso tempo è un viaggio anche di cura o di autocura. Questa è una mia considerazione da spettatore da spettatore professionista, no? Che comincia con le immagini, e poi parleremo dell'uso che hai fatto, un uso molto ricco, molto intelligente dei materiali di repertorio. Comincia con delle immagini di un funerale, quindi di una perdita che mette in moto una serie di sommovimenti all'interno di questa dinastia, uso dinastia con tutto il rispetto che si deve a questa parola. Alessandro, tu hai deciso, lo dice all'inizio del film, di fare il regista a un certo punto e scegli come tema scegli la scena familiare. La scena familiare, in migliaia di studi di psicanalisti o di critici che hanno utilizzato la psicanalisi, è una delle scene ricorrenti, no? In tantissimi film, anche laddove viene rimossa. Perché hai sentito il bisogno, non più giovanissimo, sei molto più giovane di me, ma questo è un dettaglio, di fare questo film? Cioè, qual è stata la molla prima, la molla profonda? Allora, la molla prima, quella profonda, in realtà non lo è, nel senso che, come racconto nel film, quindi ormai è insomma sdoganato, io ero un tossicodipendente e poi sono riuscito 14 anni e 7 mesi fa a emanciparmi e cominciare un percorso di vita diciamo diverso, però ancora ero abbastanza impelagato in problematiche che mi trascinavo, che erano soprattutto quelle economiche. Avevo una figlia che era in quel periodo là, c'aveva più o meno, era una piccola teenager, 14enne, era nato mio figlio da pochi mesi, da un anno, forse no, quando stavo un paio d'anni e dovevo mantenerli, ok? Quindi la problematica iniziale era proprio quella economica. Lavoravo per una struttura per tossicodipendenti, che era quella dove io mi ero curato, però mi potevano dare solo un piccolo rimborso spese, quindi inizialmente era un po' è stata la disperazione. Pensavo proprio, ma cosa posso fare, cosa mi posso inventare, no? E devo dire, ingenuamente, in maniera comunque sempre un po' subdola, ho pensato sto nome, questa famiglia, però mi sono, invece di soffermarmi subito su nonno Ingrid, ho pensato al valore
che al momento mi era più prossimo, cioè le vite di mio padre e degli zii, e che io trovo e trovavo allora straordinarie, cioè un po' fuori dall'ordinario. Mio padre che ha tutto un suo percorso di figlio di Rossellini, regista, produttore, uomo politico, cioè ha tutta una sua carriera, però poi ritorna a essere oggi, secondo me, soprattutto il figlio di Roberto Rossellini. Robertino, che anche lui ha una sua parabola di uomo che decide di allontanarsi dalla parte cinematografica della famiglia, però è un tombeur de femme internazionale. Isabella Rossellini, che tutti conosciamo, ma gemella di una meno conosciuta sorella Ingrid, molto diverse e complementari. La storia drammatica quasi shakespeariana di Jill e poi infine anche Nur, ex Raffaella, una donna indiana che cresce a Roma e si converte una ventina di anni fa all'Islam. E quindi ho cominciato a sentire che poteva esserci veramente una storia interessante e che comunque era la mia storia, era qualcosa di cui condividevo il passato, il DNA e magari là dentro potevo anche trovare qualcosa di utile e personale. All'inizio non ero così consapevole. Poi quando ho iniziato questo percorso mi sono reso conto che era un percorso comunque completamente parallelo a quello che io stavo facendo come percorso personale. Avevo fatto qualche anno di psicoterapia, avevo continuato, facevo regolarmente questi gruppi di autoaiuto, 12 passi, quelli alcolisti anonimi, era tutto quanto un percorso di consapevolezza e di accettazione. E quindi ho provato a vedere se potesse interessare a qualcuno fare, portare avanti questo percorso, però in un documentario con le telecamere. E da lì è partita in maniera molto embrionale questa idea. Senti, le varie zie, cugini, cioè tutto si mescolano, no, in questa genealogia rosselliniana. Sono stati subito disponibili, a parte Ingrid che come abbiamo visto, no, poi ha accettato di parlare con te, però è sempre stata, ha sempre scelto una sorta di fuoricampo, no, rispetto all'universo cinematografico, all'universo delle immagini. Ti hanno detto subito tutti di sì, facciamo questo viaggio insieme, ci diciamo anche delle cose. Allora, hanno detto di sì perché, povero Alessandro, aiutiamolo, ok? Perché era ancora quello da aiutare. Non si... Poi, dopo, quando finalmente abbiamo iniziato, siamo partiti, sono rimasti un pochettino sorpresi tutti quanti dal tipo di domande che facevo, molto personali, intime, e poi appunto io ho venduto il progetto, ma credendoci di cercare di andare a illuminare i non detti, cioè quelle parti delle relazioni familiari che di solito uno vuole tenere nascosto. Però appunto io ripeto questo, ma senza essere consapevole di quello che poteva portare. Nel senso, ero spinto da una volontà, una voglia di ricerca, però non avevo considerato che potesse avere poi anche una restituzione non proprio positiva, insomma. Certo. Senti, a un certo punto, proprio verso la fine del tuo documentario, eh, tu parlando di te stesso, mentre guardi questo universo, sei già negli Stati Uniti, no? Dici io non sono né bello né ricco né famoso. E quindi è come se fossi, ma non è così, perché poi in realtà se si capisce l'amore che hanno per te, l'amore che ha avuto nonna Marcella, no? La prima moglie di Roberto Esatto. Rossellini. E quindi è questa sensazione che non credo fosse a favore delle camere di ripresa, delle telecamere,
di sentirti quasi un intruso all'interno di questo universo, no? Allora, in realtà un intruso non mi sono mai sentito, ma per anni non mi sentivo all'altezza del cognome, del mio cognome. Questo era semplicemente. Non mi sentivo abbastanza intelligente, non mi sentivo abbastanza colto e quindi totalmente impreparato per fare quel tipo di lavoro là, quello del regista, insomma. Però supportato da dei compagni di viaggio, quindi da il produttore che è stato prima, il primo a crederci, ancora prima dalla soggettista Angelica Grizzi con cui ho scritto la prima parte del progetto e poi con lo sceneggiatore Andrea Massara che mi ha aiutato tantissimo a cercare di mettere a fuoco la storia e ho preso un po' conoscenza e sono andata avanti, ma sempre con un livello di ingenuità, anche quando facevo delle domande, poi sono reso conto dopo che erano domande così personali. E quando dico quella frase e quando sottolineo che mi trovo tra i più belli, i più fortunati, i più benestanti, insomma, del clan, perché sto a casa di Isabella e tutto intorno a me sono tutti personaggi belli, intelligenti, con grandi carriere, insomma, e quindi era un po' sottolineare la realtà dei fatti, che io da quel punto di vista mi trovavo molto indietro. Sì, però appunto vedendo il tuo lavoro non si può dire che tu non sia intelligente, questo non è un complimento così nato da un'occasione come questa di un incontro in cui ci stanno ascoltando e vedendo, no, Alessandro? Alessandro, torniamo un attimo al nonno, no? Cioè il nome del nonno, Sì, nel nome del padre Bellocchiano, no? certo. Il nome del nonno. Che più di una volta viene detto, lo si vede Certo. da alcune interviste, no? Roberto Rossellini è considerato un genio, che è una parola forse anche abusata, non nel caso di Sì. Rossellini, ma Certo. ora lo si usa con estrema facilità. Sicuramente una personalità, un'intelligenza cinematografica umana straordinaria, no? Davvero fuori del comune. Qual era il tuo rapporto con nonno Roberto? Sicuramente molto forte, lo dici, Sì. con nonna Marcella. No, nonno è stato effettivamente molto presente quando era vivo, è stato un nonno affettuoso, però avevo capito crescendo che era un personaggio molto rispettato, addirittura temuto, però non sapevo dare misura a questa cosa. E devo dire con me lui è sempre stato molto molto affettuoso e poi era molto divertente stargli accanto perché succedevano cose piacevoli, quindi c'erano i set estivi più o meno ogni anno dove poi la famiglia si riuniva, ognuno aveva un ruolo ed era un momento dove appunto questo carrozzone della famiglia si muoveva per l'Europa o per il mondo per girare il film dell'anno. E quindi me lo sono vissuto intensamente e godendo anche di nonno, anche se è morto quando io non avevo ancora 14 anni. Però all'epoca lo vivevo soprattutto come un affetto con amore. E poi dopo, crescendo, guardando i suoi film, sono diventato un suo fan perché ho capito, ho studiato, ho imparato quello che era la sua opera, il suo pensiero, insomma, e quindi sono rimasto anche poi molto affascinato da quello, da quel lato, insomma, artistico di nonno. Su questa cosa poi ci torniamo, no? Perché poi quasi mai i figli, le figlie, le nipoti e i nipoti capiscono bene cosa i loro genitori e i loro nonni facciano di mestiere, soprattutto se sono mestieri apparentemente così impalpabili, no? Come quello del cinema. Poi vorrei tornarci proprio sul fatto che hai cominciato a studiare Volentieri. e a ragionare.
Ti volevo chiedere, quella foto che si vede più di una volta, in cui tu stai sotto quella specie di... è un mantello, che cos'è, insomma, no? E sei appunto, come se tuo nonno Roberto Rossellini fosse una chioccia che ti tiene. Esatto. Su che set eravate, E, Alessandro? molto probabilmente è l'ultimo set, il Messia. Era un'alba in Tunisia, dove chi c'è stato sa che la mattina molto presto fa molto freddo, poi stavamo al confine con il deserto, poi durante la giornata poteva fare anche molto caldo, però saranno state le 5 di mattina e quindi mio nonno mi proteggeva dal freddo, insomma, dall'inizio delle riprese. E quindi sì, quella è un'immagine che ha scattato quello del fotografo di scena, che era Assenza, si chiama, che poi è rimasta una foto emblematica per il documentario, ma è stato usato anche in altri libri, insomma è diventata una foto, insomma, all'interno della famiglia e soprattutto per me mitica. No, infatti è una foto davvero bellissima, ma è bella anche se, appunto, anche se quel nonno così affettuoso non si chiamasse Roberto Rossellini, no? È proprio forte la dimensione di vicinanza, di affetto che quella Sì, foto trasmette. No, torniamo a quello che dicevi prima, no? A un certo punto, crescendo, anche se l'urlo, lo dici, l'urlo di Anna Magnani, Francesco, Francesco, è qualcosa, no, che hai sentito centinaia di volte, no? Almeno così accenni a quella cosa. sì, sì. E lo sappiamo, lo sanno benissimo le persone che seguono questo festival così importante, Roberto Rossellini costituisce uno spartiacque nella storia del cinema, no? Tanto che giustamente è stato detto, no? Dopo Rossellini il cinema non somiglia più a quello che era prima. Eh, che cosa ti colpiva e ti colpisce ancora di quel modo di fare cinema, di quel modo di avvicinarsi alla realtà, quel modo assolutamente trasgressivo e oggettivamente rivoluzionario da un punto di vista narrativo, sintattico, formale, di uso della messa in scena nel cinema di Roberto Rossellini. Che Allora, cosa ti piace? Che cosa secondo te è ancora sì. di enorme attualità? Allora, io comunque non sono come te, nel senso non sono né uno storico né un critico, però ho voluto cercare di approfondire, di capire che voleva dire neorealismo, cosa voleva dire il realismo, cosa voleva dire cercare di narrare una verità che per non era così importante e ho cercato anche di comprendere quali erano gli stili e gli stratagemma che lui usava, insomma, quindi da quel punto di vista ho cercato di approfondire. Ci sono dei film che io amo molto e devo dire, uno di questi è Roma città aperta. Io, anche se poi appunto è il più iconico, forse il più pop è diventato, in realtà è un film che racconta un momento ehm, eh, fondamentale dell'Italia ed è raccontato con estrema umanità e appunto quello che è rivoluzionario è che lui invece di usare un microscopio punta la macchina da presa su uno spaccato molto vivo ed era quello forse che ha sofferto di più, che quindi la Roma più povera, quello che si chiamava il proletariato, no? E racconta una storia che però è comprensibile a tutti, cioè veramente fa comprendere, ma lo senti nella pelle, la sofferenza, l'ingiustizia di quello che l'italiano ha dovuto sopportare in quegli anni. Quindi io trovo un film fondamentale, soprattutto oggi, dal punto di vista politico. Cioè è importante sapere da dove veniamo, perché ci siamo un po' dimenticati. Adesso scusami se divento per un secondo, approccio in un lato, diciamo, non tanto politico, però diciamo, parliamo di quello che è la nostra realtà di oggi. La democrazia è un valore
che lo sentiamo come nostro, come se fosse sempre stato nostro. E invece è importante vedere quel film per capire che non era così, nel senso che non potevamo scegliere, ma neanche cosa mangiare, perché il cibo era straordinariamente razionato. Non potevamo scegliere chi amare, non potevamo scegliere cosa pensare. E questo magari se uno sofferma un attimo e ci riflette, allora può dare veramente valore a quello che invece oggi abbiamo. No, allacciandoci alla pandemia, no? Noi abbiamo passato un anno molto difficile, un anno dove il mondo ha sofferto per delle restrizioni, però credo che siano in realtà niente rispetto a quello che è stata la seconda guerra mondiale, il fascismo, il nazismo, il razzismo che c'era in quegli anni. Quindi è un film che continua ad emozionarmi tantissimo e che trovo ancora oggi fondamentale. E poi ci sono altri film che amo molto di nonno. E quali sono? Dai, condividi con noi questa tua passione, anche perché il ragionamento che fai è importante, no? Perché non è che bisogna essere critici o storici del cinema per parlare dell'importanza No, di, certo. no, quello è il modo per no, siamo molto curiosi di conoscere quali sono gli altri film di Roberto Rossellini che Ma preferisci. io, un film che mi hanno commosso, che mi hanno toccato è Francesco Giullare di Dio, perché anche lì c'è una tematica di un uomo che si pone delle domande e che fa delle scelte che poi rivoluzionano comunque il percorso di tante altre persone. E poi a me piacciono i film di nonno dove ci sta un lato drammatico però dove ci sono delle scappatoie invece addirittura quasi comiche, nel senso è quel doppio registro che forse a me piace così tanto perché è un registro di familiare, di casa, è qualche cosa che ci appartiene a noi Rossellini, ma secondo me appartiene molto alla romanità, all'Italia, insomma, no? La commedia all'italiana, dove raccontiamo delle realtà drammatiche, però poi ne usciamo magari con una cinica risata, insomma, quello è qualcosa che a me tocca particolarmente. Un film, lo dico, mi cito, lo dico nel documentario che a me ha interessato molto perché non so se mio nonno ne fosse consapevole, ma è la presa del potere da parte di Luigi XIV, perché io ho sentito molto questa centralità, questo trono dentro casa e lo sgomitio per chi gli stava più vicino, perché poteva guadagnare no, in possibilità, no, in privilegi. Io questo è una mia idea che insomma personale, anche questa più da nipote, da persona che ha vissuto in quella famiglia in un certo modo. Ma in qualsiasi caso io credo che un pochettino la sedia, sai che adesso si vedono raramente, però prima c'erano le sedie da regista con la scritta dietro Roberto Rossellini, volontariamente o involontariamente nonno troneggiava in quella sedia anche un po' all'interno della famiglia, insomma. Quindi trovo quel film un film che racconta anche proprio di lui, autobiografico in qualche modo. No, questa è una chiave molto interessante di lettura, quello probabilmente è uno dei film più importanti, ne ha fatti Sì. tantissimi. Roberto Rossellini, quello è davvero un film magnifico e quindi per chi non l'avesse mai visto diamo proprio un consiglio davvero un consiglio di visione. A un certo punto parlando con Ingrid viene fuori quello, appunto più o meno nel 1968, l'anno a cui si fa riferimento, in cui Roberto Rossellini fa anche una deviazione molto interessante rispetto all'uso del cinema, all'uso dell'audiovisivo, no? Perché comincia a ragionare sul fatto che il mondo veramente sta cambiando radicalmente, nel momento in cui lui comincia a ragionare su un uso
pedagogico nel senso più esatto. alto del termine del cinema, in cui appunto andare a scuola, come diceva ad Ingrid e come tu giustamente poi hai tenuto nel montaggio finale, forse è inutile, bisogna cominciare a studiare il futuro, a progettare il futuro. Era un'intuizione secondo te giusta o era un'intuizione dettata anche dai sommovimenti che il 68 ha vissuto in Assolutamente. tutto il mondo? Era molto affascinato, io questo lo so da papà. Ci sono due parti in questa risposta. La prima è che insomma mio nonno ha detto, e forse l'ho ascoltato, ma forse l'ho letto, che se uno guarda il televisore è un elettrodomestico come la lavatrice. Quello che è importante è il contenuto che ne viene fuori. Quindi lui ha cercato ad un certo punto di raccontare delle storie che potessero far pensare, educare non è una parola che a me piace, però che potesse far ragionare del percorso dell'uomo, insomma. E quindi quando lui a un certo punto abbandona il cinema e comincia a fare dei racconti storici, più veri della verità, lui diceva, su personaggi che hanno cambiato la storia dell'uomo, insomma. E questa è una parte. E poi secondo me ci sta un'altra realtà che è più proprio sul pensiero di Roberto Rossellini, cioè lui credo che fosse una persona molto curiosa e si innamorava perdutamente di alcuni momenti della storia, alcuni personaggi della storia, infatuazioni, e quindi poi si soffermava e cercava di comprendere, insomma, e quindi quello è un po' è un risultato della sua passione. Nonno era una persona assolutamente molto passionale, però un po' bruciava i propri amori, forse probabilmente l'ha fatto anche con le proprie donne, però secondo me era proprio una sua indole che poi ha portato anche all'interno del proprio cinema, nel senso. Senti, rientrando un po' nel tuo lavoro, nel tuo film, giustamente essendo un'esplorazione, da una parte appunto, come accennavo prima, no, di ricerca di frammenti del passato vissuti dagli altri, oppure è interessante per te e anche per noi che vediamo il film, avere i punti di vista degli altri, no, sull'infanzia o Certo. su momenti in cui stanno crescendo. Le scelte fatte da tuo nonno, quindi 3 mogli, tanti figli, contravvenendo a tutte quelle che erano e sono, no, molte regole dettate da un'idea molto borghese della, Certo. della società, inevitabilmente tu questo lo ricostruisci e il materiale d'archivio da questo punto di vista viene usato, secondo me, molto bene. La famiglia Rossellini non soltanto è una famiglia di cinema, non soltanto è una famiglia che a cominciare dal nonno, ma anche tuo papà, poi Isabella ha anche un suo percorso Certo. che ha a che fare con il cinema, con la moda. Questa famiglia poi diventa oggetto del giornalismo rosa, si diceva un tempo, adesso si dice gossip, io preferisco l'espressione giornalismo rosa, Sì. no? Diventa una famiglia pubblica, una famiglia in cui un contrasto per un lavoro fatto da Isabella e criticato da Ingrid, no? Si fanno i titoloni su quello. Le storie d'amore della famiglia Rossellini poi diventano materiale che in qualche modo poi alimentano un mito anche, no? Sì. E questo appunto, visto che tu ci hai lavorato, hai scelto i materiali da utilizzare, provando a uscire da quella famiglia, anche se è impossibile, però con gli occhi del regista,
quanto questa interferenza della dimensione pubblica poi è stata oggettivamente un'interferenza, oppure è stato qualcosa involontariamente alimentato, oppure non ci si dava peso all'interno dell'universo Rossellini? No, io credo che per forza di cose gli si dà peso, quando appunto, soprattutto, non tanto, io sono nato un po' dopo del momento, insomma, diciamo più luminoso che era dopo Roma Città Aperta, l'unione tra Roberto Rossellini, che era comunque diventato un regista internazionale, e questa storia d'amore proibita, non accettata soprattutto negli Stati Uniti, con Ingrid Bergman, perché lei era sposata, aveva una figlia, e quindi quello è stato un momento dove non potevano muoversi di casa, cioè questa grande villa che prendono poi a Santa Marinella era proprio per avere un'oasi felice. Isabella in particolare, ma Robertino pure è stato tempestato dai paparazzi, ma Ingrid stessa, insomma, e c'era un momento dove effettivamente i figli di quella storia d'amore non potevano muoversi liberamente, e quindi secondo me per forza di cose c'è un condizionamento da tutto quello. Io poi non so dar misura a chi più, chi meno, quanto, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto che ognuno ha fatto un percorso prendendo un po' gli aspetti di mio nonno, insomma, mio padre, forse l'amore per il cinema, l'impegno, diciamo, Robin è stato travolto dalla sua bellezza e dal incredibile successo con le donne e dal fatto che magari i paparazzi, eccetera, eccetera, quindi poi ha scelto un'altra strada che era quella più magari di mondanità, no? Ingrid in realtà pure lei ha fatto una grossa carriera, però più legata nel mondo intellettuale della scrittura, della lettura, che è comunque un aspetto anche quello di nonno. C'è chi dice che Roberto Rossellini in realtà fosse un ignorante, però ad essere ignorante come Roberto Rossellini, nel senso no, secondo me, io me lo ricordo sempre ricoperto da libri. Quindi credo che lui abbia influenzato a suo modo un po' la vita di tutti quanti, così come l'epoca in cui sono vissuti non può non aver influenzato i miei zii e mio padre. Insomma, io credo che è un po' come funziona, no? L'identità di una persona, di quello che uno vive, poi ti forgia in qualche modo. Senti, a proposito dell'identità, no? Tu lo dici e anche le altre persone con le quali conversi, no? Con cui rievochi un romanzo familiare, no? Vero e proprio. Questa crisi identitaria è stata veramente così forte per te? Sì. Ora è stata superata grazie a questo bel lavoro che hai fatto e anche a un'accoglienza, mi sembra molto positiva, no? Laddove il film viene presentato Straordinariamente positiva, nel e non ti senso, aspettavi, immagino. non mi aspettavo, no. Tu sai che i film, anche quelli ben fatti, possono avere poi essere recepiti tiepidamente, no? E invece devo dire, sta piacendo, sono molto, molto felice, sono felice per me, ma anche per chi mi ha aiutato a costruire questa storia così difficile. La crisi identitaria. Diciamo, sì, sì. Allora, sì, ho avuto una grande crisi che è durata negli anni, che proprio questo non sentirmi all'altezza è stato qualcosa che... poi quando uno sta male non si rende conto bene del perché, sente solo un malessere, no? Io provo a spiegarlo, vedevo delle aspettative, vedevo nello sguardo delle persone, altre dalla famiglia, ehm, come se io un'aspettativa di un certo tipo di comportamento, che però io non, era una proiezione mia, no? Non sapevo poi dare un vero valore, quindi ho provato a scimmiottare
il cognome, no? Con dei comportamenti e per un periodo ero un fanatico e anche un po' scemo, sinceramente, più di quello che sono adesso. E poi in mezzo a questo mio essere, sentirmi inadeguato, anzi mettiamolo in basso, e questo far vedere di essere all'altezza, c'era un grande vuoto che magari ho riempito, lo dico anche un po' nel film, no? Con la distrazione, con un sentire e non pensare, con le droghe, no? E poi, per fortuna, tutto questo mi ha portato a dover fare un percorso, che era il percorso di cercare di capire, affrontare, approfondire, sentire anche il dolore e accettarlo, no? E piano piano mi sono ricompattato, ecco. Sicuramente questo film mi ha dato altre chiavi. Io credo che gran parte del lavoro l'ho fatto prima di affrontare questo film. Credo che comunque sia sbagliato, allora, non credo che io sia guarito e credo che sia sbagliato pensarsi guariti. Credo che sia importante che io continuo a cercare di comprendere il mondo che mi circonda, comprendere chi sono io all'interno di questo grande caos e mantenere, no, un po' di agilità tra cercare di cambiare un po' quello che posso, però pure arrendermi ai miei limiti, no? Da lì, insomma, sì, sicuramente sto più comodo oggi con me stesso, forse anche grazie al film, però è qualcosa che è venuto anche prima, sinceramente, è quello che si chiama, no, un po' un avvento spirituale, provo a spiegarmi, nel senso, quando uno poi a un certo punto non c'ha più questa angoscia di pensare a se stesso, ma comincia a vedere che c'è tanto altro molto più interessante fuori e appunto deve cercare di stare in armonia con questo, le cose cambiano profondamente. Uno poi un po' dice chi se ne frega se sono Rossellini, se sono negro, se sono tossicodipendente, no? Cerchiamo di vedere cosa posso fare oggi per cerco di concentrarmi sulla prossima cosa giusta. Ecco, questa è stata la grande rivoluzione della mia vita, cercare di fare bene il meglio di quello che posso, ecco. E su questo devo dire mi accetto con più facilità. Alessandro, comunque sta di fatto che il cinema è un destino, una condanna, no? Per tuo nonno Roberto, per tuo papà Renzo, per te e per Isabella come attrice, che poi ha anche diretto Certo. quell'omaggio che poi ha provocato i dissidi con la sorella. C'è molto materiale di repertorio, lo dicevo prima, secondo me usato da un punto di vista di strategia narrativa molto, molto bene. Come lo hai messo insieme? Saccheggiando le collezioni di famiglia? Perché poi il repertorio che si usa sempre più spesso in questi modelli e in questi dispositivi narrativi ha un ruolo non indifferente, no? Perché comunque diventa una narrazione al quadrato, diventa non semplicemente il momento nostalgico che uno vede persone che poi vede intervistate, le vedi giovani o le vedi bambini. Allora Esatto. raccontami un po' proprio il rapporto con il repertorio. Allora, cerco di non dimenticarmi vari punti. Il punto principale è che i film si fanno con delle persone che ti aiutano. Io sono stato molto aiutato, sono stato aiutato da Isabella perché mi ha dato dei DVD, dei film girati dalla madre. Ingrid Bergman si è girata tutta la vita, cioè si è girata vuol dire che lei aveva sempre con sé una macchina fotografica e una macchina da presa, prima 8, poi Super 8, poi 16 e quindi ha creato un reportage vivente della propria storia. Quindi avevo anni e anni, minuti e minuti, ore e ore di materiale girato da Ingrid stessa, oppure Ingrid
prestava questa macchina da presa a mio nonno, o a volte Fellini ha girato degli spezzoni, o insomma le persone che stavano intorno. Poi una cosa che ci tengo a dire è che ci sta l'occhio interno, ma c'è anche un po' dell'occhio esterno, cioè i cinegiornali dell'epoca che sono poi molto anche danno grossi giudizi su questa famiglia in continuazione, no? Però mi sono serviti per raccontare come venivano visti queste stranezze di questa famiglia, no? Multietnica, con tanti figli, da mogli diverse, no? E c'era in realtà dall'occhio borghese un giudizio anche pesante da quel punto di vista. E poi una cosa che ci tengo a dire fondamentale, appunto, è che Andrea Massara, che è lo sceneggiatore, co-sceneggiatore, lui si è visto tutto quello che si poteva vedere, ma partendo da YouTube, Rai, c'è tantissimo materiale che abbiamo preso anche dall'America, abbiamo appunto tutto questo materiale nostro personale e quello dell'Istituto Luce, e quindi lui ha cominciato a costruire delle storie anche visive, quello mi ha aiutato tantissimo. E poi il lavoro Ilaria De Laurentiis, che è la montatrice, che ha cercato di dare un senso a tutta questa enormità, raccontando delle storie per immagini che tenessero fedelmente la barra su quello che stavamo dicendo. Ecco, su questo voglio soffermarmi un attimo. La cosa più difficile di creare un documentario del genere familiare che va negli anni con tanti personaggi è proprio cercare di mantenere la barra dritta e raccontare soprattutto una storia, che è appunto questo del condizionamento di nonno, quello appunto di questa rossellinite, che se vuoi poi ne parliamo, e su questo devo dire mi ha aiutato tantissimo dal primo momento Raffaele Brunetti, che è il produttore, però è lui stesso regista, e a differenza mia lui ha una grande esperienza, e quindi mi faceva sempre domande, sempre cercava di farmi mantenere un punto chiaro, no? E io devo dire, mi sarei perso mille volte se non avessi avuto questi collaboratori, un occhio esterno, i professionisti, l'esperienza ad aiutare a supportarmi. Un'altra cosa preziosa del tuo lavoro è che, per carità, no, tu poi lo dici, no, probabilmente Roberto Rossellini era, essendo nato in una certa epoca, anche una visione molto maschile, no, dei Sì, rapporti. certo. È inevitabile, è un fatto culturale che 1906. certo, però nel tuo film poi c'è anche c'è una polifonia femminile Sì. non indifferente e preziosa, no? Che va dalle zie, dalla nonna Marcella, dagli altri amori di tuo nonno, e anche dall'incontro molto tenero dopo 8 anni con tua mamma, no? Che racconta anche un aspetto che tutti ignoravano, credo, e sicuramente ignoravi anche tu, no? Di questa resistenza che c'è stata in passato, almeno questa è la versione di tua madre, della tua mamma, alla storia tra lei e tuo padre, insomma. Però appunto parliamo un po' di questa polifonia femminile, come l'ho definita, la utilizzo una seconda volta. Io sono d'accordissimo. Allora, parlando di mio nonno, sì, lui in qualsiasi caso aveva un amore genuino e profondo verso le donne, ma proprio di curiosità, cercava di conoscere, cercava di apprezzarle, e gli dava dei grandi spazi. Poi si è messa accanto anche delle donne tostissime, quindi in qualsiasi caso donne che quegli spazi si riprendevano a schiaffoni, perché comunque mia nonna era una donna, oggi si direbbe passive aggressive, passiva aggressiva, però
sapeva esattamente cosa voleva e come ottenerlo. E poi Anna Magnani, non credo che c'è bisogno che io spieghi del carattere di Anna Magnani, e tutti si possono immaginare di una persona che ha avuto una carriera come Ingrid Bergman, no? Comunque, quindi mio nonno non era spaventato, diciamo, dalle donne, soltanto che appunto poi aveva i suoi amori, che appunto i suoi interessi, che potevano essere per un periodo un figlio, per un periodo una moglie, ma poi sfociavano in amori per un film, insomma, e quindi si distraeva anche. Tornando invece a mia madre, lì c'è stata una scoperta che non era tanto quella di mia nonna e mio nonno che non volevano questa loro unione, perché poi c'è da dire che mia madre era una pazza scatenata, era effettivamente una donna con problemi di alcolismo e bipolare, quindi non facilissima, insomma io sono fuggito pure io da mia madre per un periodo. Però quello che mi ha veramente un po' toccato, emozionato, sconvolto è stato scoprire che mia madre dice che provava amore per mio padre e mio padre provava amore per mia madre, che è una cosa che io non ho mai sentito, non avevo mai sentito. Io ho soltanto sentito parlare male uno dell'altro, una dell'altra, e invece no, che sono figlio dell'amore mi ha fatto molto, mi ha emozionato, diciamo. Quella è stata una scoperta, ecco, un regalo di questo documentario. E poi, insomma, polifonia femminile, ma sono tutte donne, adesso poi io, tra l'altro, sono cresciuto in un altro periodo, quindi io non faccio più troppe differenze tra il maschile e il femminile, anche perché per esempio ci sono personaggi all'interno della famiglia molto maschili e sono donne come Isabella secondo me, e altre che sono estremamente femminili, che era mia nonna più, insomma, viveva la femminilità dell'epoca. Però poi sono donne appunto che hanno avuto la fortuna e la libertà, forse perché si sono trovate in una situazione agiata, forse per un fatto di cultura, di poter avere delle vite molto molto attive, e quindi crescendo con loro io sono stato anche condizionato dalla loro di intelligenza e dal loro carattere, no? E quindi io, per esempio, con Nur, ex Raffaella, ho avuto sempre un rapporto molto particolare, molto intimo, molto profondo siamo giovani, da quando siamo piccoli, perché lei ha pochi anni, ha 6 anni più di me, insomma. Mentre con Isabella il rapporto è stato sempre un po'. Lei mi ha insegnato a lavorare, i soldi, la responsabilità, forse più di mio padre. Mia nonna era la protezione, era no, la santificazione di Roberto, l'ho imparato da nonna, perché lei, insomma, se appunto poi vedete il documentario, queste cose vengono raccontate. Quindi sia io, ma anche insomma proprio all'interno della famiglia c'era un grande peso che bilanciava insomma quello strabordante di Roberto Rossellini da parte delle donne. C'era un altro personaggio che io non racconto perché non si possono raccontare tutti, che era la sorella di mio nonno, Marcella. C'era Marcellina, mia nonna, la moglie di mio nonno, e Marcellona, la sorella, che era colei che era la ricercatrice per nonno, era una cosceneggiatrice, ma soprattutto poi lavorava anche sul set come segretaria di edizione, quindi un controllo quasi militare, insomma, dell'andamento del set era demandata anche a lei. Quindi il femminile in realtà era molto rispettato, aveva grandi spazi all'interno della famiglia, e poi insomma diciamo adesso il capofamiglia è una donna, diciamo, no, Isabella, assolutamente. Senti, appunto siamo verso la conclusione di questa chiacchierata che potrebbe andare avanti ore, però ci fermiamo prima. Certo. La rossellinite, allora, è una patologia, è una forma influenzale, è una...
come dire, è una malattia stagionale, è un'allergia, e soprattutto poi inglobato in questo, hai visto che parliamo appunto, c'è una cura, c'è un vaccino per la rossellinite? Sì, credo di sì. Allora, la rossellinite è, insomma, crescere con questi valori un po' forse fuori tempo massimo, cioè nel senso che non esiste più lo star system, oppure io sono arrivato a essere adulto quando poi il mito Rossellini non era così importante, però avevo questi valori, il valore del successo, del denaro, quello che io ripeto sempre. A me mi è stato detto che se uno aveva problemi di soldi, bastava fare Roma città aperta, cioè non è che erano, capito? E uno risolveva così, infatti un po' la follia di fare un documentario, forse è ancora quella malattia là, quel tarlo, no? Risolviamo tutto, invece economicamente con i documentari sappiate non si risolve niente. Però in qualsiasi caso, diciamo, è trovarsi investiti da un retaggio familiare che poi diventa difficile da ripetere, insomma, un po' questo qua, no? E credo che in qualche modo un personaggio così potente come Roberto Rossellini abbia condizionato, infettato un po' tutti quanti, mio padre, ma anche poi tutti quanti gli altri, in modi diversi, ognuno poi se lo vive in maniera diversa. C'è chi è fuggito, chi ha voluto cambiare vita, chi ha voluto cambiare religione, chi invece l'ha usato, chi invece ha trovato una carriera parallela, invece si è fatto famiglia, no? Però insomma siamo tutti stati, questo è il mio, diciamo, è stato il punto di vista di partenza, l'ipotesi del documentario, un po' condizionati da questo e da quell'altro, perché poi c'è un altro personaggio che ho raccontato in parte, che è Ingrid Bergman, che era, insomma, come si fa a avere il coraggio di fare l'attrice quando tua madre ha vinto 3 Oscar, no? Ci sono, cioè Isabella è una persona di una forza, di una capacità, di un coraggio straordinario, no? Anche da quel punto di vista. Alessandro, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro il meglio naturalmente, come è giusto che sia, e speriamo di vedere presto un altro tuo lavoro, insomma. Vedremo. Non Io ti aspettare troppo. ringrazio, ero preoccupatissimo perché appunto sapevo che con Enrico Magrelli non potevo buttarla in caciara, spero di essere stato all'altezza, se no avrai la responsabilità che ricadrò i miei vizi. Ma guarda, non, Sto giocando, scherzo. Scherzo. lo so che stai giocando, insomma, non c'era nessun problema di stare No, all'altezza. va bene. È un grande piacere parlare con te. Insomma. Grazie tante, è stato un piacere veramente mio, grazie tante. Buon Ciao, lavoro. ciao, ciao a tutti.